Ragazzi, buongiorno, questa mattina con il sole. Questa è la vista dalla camera a Cavalese. Siamo nel cuore della Val di Fiemme che oggi lasceremo a favore della Val di Fassa per poi proseguire. È ora di andare. Ma prima recensione velocissima perché so che vi interessa molto. Terrazzino privato, pavimento in legno. Camera enorme, mobilio vecchio stile, piccolo disimpegno, bagno idem old style con vasca. E questa è l'altra vista. Pagata? 85 euro compresa la colazione. Ora vi mostro il parcheggio per la moto. Questa di fronte a noi è la reception della struttura. Noi avevamo lasciato la moto proprio qui di fronte. Di notte il cancello rimane aperto, ma la zona è estremamente tranquilla. La sorellona era in ottime mani. Vialetto per rimetterci in strada. Sì, non è il massimo come posizione di entrata. Questo è l'hotel da dietro. Cielo piuttosto coperto anche oggi con spiragli di sole. La vallata è sempre bellissima. Siamo in Val di Fiemme. Oggi è previsto più sole dei 2 giorni precedenti. Stiamo a vedere. Passando in questa bellissima valle non possiamo che rendere omaggio a un fatto che è accaduto proprio qui a Cavalese il 3 febbraio 1998, quando un aereo militare statunitense, viaggiando a un'altezza inferiore a quella consentita e quindi violando le regole, tagliò di netto i cavi della funivia del Cermis, provocando la caduta di una cabina e la morte di 20 persone. Ci dirigiamo verso la Val di Fassa. Che panorami da cartolina! Piacevolissimo transitare su queste strade con la massima calma, ammirando il paesaggio circostante con una temperatura di 25 gradi, perfetta. Questo fa sì che nonostante non sia ripio la strada che stiamo percorrendo, non aumentiamo la velocità, si viaggia lentamente per assaporarne tutto il profumo e tutta la bellezza. E dopo Predazzo arrivati a Moena. Evitiamo il centro, si prosegue per Gardena e là in profondità inizia la vera bellezza. Dicono che Moena sia la fata delle Dolomiti proprio perché nell'alba e nel tramonto queste monti che sono alle spalle della cittadina assumono il colore rosa tipico degli incantesimi. Quella di Moena è in effetti una posizione invidiabile e la cittadina è uno dei comuni che rientrano nella zona storico-geografica della Ladinia. Appena entrati a Soraga, qua sembra veramente di essere immersi in un quadro. Guardate che paesaggio spettacolare. E ufficialmente dopo Moena siamo nella Val di Fassa. Onestamente mi aspettavo più traffico, comunque ricordiamo che siamo di mercoledì. La Val di Fassa, che insieme a Val Badia, Val Gardena, Fodom e Ampezzo segnano, dividendosi tra Trentino Alto Adige e Veneto, proprio il territorio della Ladinia, laddove si parla il ladino e dove si è diffusa anche una cultura comune consolidata. Siamo a Pozza di Fassa, appena passato Vigo, comuni che dal 2018 fanno capo a un'unica municipalità, quella di San Giovanni di Fassa. Nos encantan queste costruzioni, amiamo queste costruzioni, ci incantano, detta in italiano. E il paesaggio sempre più suggestivo. Di passaggio a Canazei, la perla dolomitica, posizione pazzesca, incastonata tra 3 gruppi fondamentali: Sassolungo, Marmolada e Gruppo del Sella. In un paesaggio bello di natura, pazzesco è quello che ha fatto l'uomo e la cura dei dettagli. Lasciamo la rotonda di Canazei e andiamo a sinistra verso Cortina. Non abbiamo nessuno davanti, quindi ci godiamo un po' questi tornanti. Asfalto che sembra la carta vetrata 080, questo lo passiamo. Qua aumenta il traffico in maniera allucinante.
Mettiamo anche il Riding Mode Dynamic Pro perché con la moto carica sento le sospensioni troppo morbide. Puzza dei freni, sicuramente il camper o magari l'Educato che scendono. Da qua sotto lo spettacolo è onestamente assicurato. 13° tornantone. Bisogna ammettere che manto stradale perfetto. Qui è davvero unico al mondo. Ti trovi in dubbio se accelerare con la moto e goderti ovviamente i tornanti e l'asfalto oppure guardare il panorama. Dal mio punto di vista la migliore soluzione è fare un po' e un po'. E abbracciare le cime, se non altro con lo sguardo. Ragazzi, su questo punto è effettivamente da commozione, da inchino. Ma che cosa fa la natura? Questa strada che stiamo percorrendo ci porterà al Passo Sella, temperatura molto molto godibile, 16 gradi in questo momento. Come non stupirsi davanti a tanta magnificenza. In cima al Passo Sella, 2244 metri, finisce il territorio di Canazei e inizia la provincia autonoma di Bolzano. E adesso, dopo 1 miliardo di foto, destinazione Passo Furcia. Oggi giornata spettacolare, più che giornata, itinerario pazzesco, forse fra i più belli qua sulle Dolomiti. Qualità dell'asfalto, le immagini parlano da sole. Caratteristiche di queste gomme su queste strade non ne parliamo. Al tempo stesso ciclistica della Sorellona di altissimo livello, devo ammetterlo. E non ci dimentichiamo che parliamo comunque di 5 quintali con moto, passeggero e bagagli. Ma al tempo stesso, con la massima onestà intellettuale, un upgrade che farei è cambiare le sospensioni, perché queste le sento un po' troppo morbide, un po' troppo deboli. Ma questo è un discorso che possiamo fare tra virgolette di default e che riguarda un po' tutti i brand che producono moto di qualsiasi livello. E qui bisogna ammettere che si inizia a far concorrenza alla Patagonia, quella più bella, quella a sud tra il Cile e l'Argentina, nella zona del Fitzroy. Bellezze differenti perché qua c'è più verde, però comunque bellezze di altissimo livello in entrambi i casi. Su un dettaglio però bisogna dire che vince a mani basse la Patagonia, ovvero sul traffico. Non oso pensare il fine settimana su queste strade cosa possa essere. Corvara in Badia, il più alto comune dell'Alto Adige, 1568 metri sul livello del mare. Io intanto vi aggiorno sulla temperatura. In cima eravamo a 16 gradi, ora siamo a 22 gradi, quindi un'oscillazione di 6 gradi tra Passo Sella e Corvara. Adesso andremo a destra, Passo Furcia, per poi incontrare poco dopo un amico che conoscete benissimo. Super tranquillo, ovviamente c'è pochissima gente rispetto al Sella e agli altri passi fatti. La discesa del Furcia è abbastanza ripida e ci sono diversi tornanti a gomito, però l'asfalto è messo abbastanza bene. Noi andiamo di freno motore e devo dire che la Tenerona forse ha un freno motore maggiore rispetto alla Sorellona, però come frenata è superiore alla Sorellona. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Bella questa vallata.
ci dovevamo incontrare, ci siamo incontrati prima perché c'è avuto incontro, ci è venuto. Sono arrivato da 2 minuti, ho detto di vado incontro. Hai fatto bene. Andiamo incontro. Vai avanti. Vai, vai. Il punto di incontro era tra 2,9 km, ma Beppe cosa faceva fermo ad aspettarci? Come dice un mio carissimo amico, certe persone per fermarle bisogna sparargli. Ecco Beppe, non me ne volere però. Vi ricordo che questo signore ha fatto 1536 km, ora chilometro più, chilometro meno, però è partito da Cepes fino a Montevideo, quindi dalla parte ovest dell'Argentina fino a Montevideo, parliamo dell'Atlantico, tutto in una giornata. Vania, guarda quando viaggia leggero, ora mi capisci? Allora finalmente dall'altra parte del mondo, qua in Italia, ci ricongiungiamo con un grandissimo amico. Purtroppo manca la dolce metà, ma intanto prendiamoci questo. Lo riconoscete ragazzi? Grandissimo Beppe! Dalla Pampa Argentina a Brunico, Valpusteria. Dicevo prima, fa strano, cioè siamo italiani eppure fa strano vederci in Italia. Oggi stiamo insieme, facciamo un passo bellissimo. La direzione è Passo Stalle, vamos! Iniziamo a sedere per il Passo Stalle, sono le 16:14. In teoria da una tabella che abbiamo ricevuto da Beppe l'orario del semaforo appunto sono le 16:30. Questo perché il Passo Stalle ha senso unico, o meglio, se scaricate da internet gli orari non starete fermi 30 minuti al semaforo. Ora vediamo tutti insieme come funziona, perché per noi è la prima volta. Beppe ci ha detto che la strada è strettissima, quindi se si incontra una macchina per venire dall'altra parte si fa veramente fatica. Bellissimo il lago, sa. Che colori ragazzi, mamma mia. Transito dal minuto 30 al minuto 45 di ogni ora. Ecco, siamo arrivati al semaforo. Alle 16:30 è verde, Beppe? Sta verde un quarto d'ora, quindi fino alle 16:45, e poi hai tempo un altro quarto d'ora per arrivare su. Avere la tabella prima di arrivare è importantissimo. Beh, sì. Vedete quel numero 15 sono i minuti, quindi il semaforo dura 15 minuti. Effettivamente se si incrocia un'auto dall'altra parte si fa veramente fatica. C'è il tempo per fare delle foto, ci sarebbe. Il problema è che poi se deve passare la macchina, che ovviamente si trova dietro, non riuscirebbe a passare. Beppe ricordava che in effetti il Passo Stalle è caratterizzato ampiamente di boschi. Ci vedete ora affogati tra le auto perché non abbiamo fatto come gli altri motociclisti che ovviamente sono partiti sparati appena fatto il verde, in quanto l'idea sarebbe quella di fermarsi e fare qualche foto. Altrimenti voi al divano di casa cosa vedete? Cosa vedete? Ora capite quante ne facciamo per voi, e se non lo capite ve lo diciamo. Siamo in cima. 2052 metri. Questo è il panorama che si ha del lago. Da un lato il cartello Italia, dall'altro entreremo nella Repubblica Austriaca. Ci siamo quasi. Siamo ufficialmente in Austria. La strada è assurda anche perché non c'è nessuno, sono le 5:19, tanto vi mostro una nuova schermata del CarPlay. Questo perché il CarPlay, o meglio la basetta, si aggancia al CAN bus della moto. Però mi raccomando, non fate come noi perché sono le 5:33 di pomeriggio e qua se si arriva tardi non si magna. Noi abbiamo ancora 59 minuti, quindi ora di arrivo 18:30. Ora iniziamo a scendere verso Linz, quindi la temperatura sicuramente salirà e di parecchio. Siamo a 24 gradi. Ma una cosa strana che sto notando sono i limiti di velocità. Qua ragazzi da un po' vedo 100 km/h. Sembra un po' follia. Magari se conoscete bene la zona fateci sapere nei commenti come funzionano i limiti, perché la strada è super piacevole. Primo rifornimento in Austria, la Super 189. A momenti costa meno dell'Italia.
Appena entrati nella città di Linz, quindi penultima tappa di questo itinerario, ovvero del super itinerario di oggi. Ora invece siamo tornati a risalire perché abbiamo lasciato da poco Linz, 14 km per arrivare alla struttura, ma questa è la strada che ci porterà domani a Großglockner. Ore 18:45, quasi giunti a destinazione, quindi bienvenuto al paese di Winkler, spero si pronunci così. Comunque la nostra struttura si trova qua sulla destra, ultima deviazione e ci siamo. Anche questa struttura è un po' VIP al mondo, però costa il giusto, soprattutto in relazione a dove ci troviamo. Eccola qua, Hotel Mall Thalerhof. Noi siamo pronti, docciati, vediamo se Beppe è pronto. Di sicuro. Dico sempre hola, ragazzi, neanche buonasera o salve, dico hola. Di qua. Mamma mia, è proprio rinco. Dove vai? Ma di qua si mangia. Ma che fuori? Sarà qua al ristorante, dai. Qua non c'è. Cioè, siamo stati più veloci noi? No. Cose pazzesche. No. Vania, senza di te. No, non ci crederò mai, anche perché forse aspettava un nostro messaggio o sta facendo qualcos'altro. Lui è puntualissimo, io no. Per me sta facendo il tagliando la GS. Intanto che aspettiamo Beppe, vi portiamo nel parcheggio. Ah, l'ha spostata la moto, l'ha messa vicino alla nostra. Grandissimo Beppe. La proprietaria gentilissima ce l'ha fatta mettere sotto il porticato. Intanto sto imparando come si utilizza questo dispositivo. E non trovavamo Beppe, come volevasi dimostrare lui non aveva ritardato. Aveva trovato una cosa molto interessante da vedere, e cioè dei mulini ad acqua. Andiamo a vedere. In quest'ultimo tratto la ruota è stata bloccata, infatti il corso dell'acqua è deviato, però su ci sono altri mulini. Merito di Beppe, noi non ci eravamo accorti. Questo posticino l'ha trovato Beppe ed è di una tranquillità assoluta, con dei prati verdi come ormai questi 2 giorni ci hanno abituato, estremamente curati, fiori bellissimi, la tranquillità regna sovrana. Però adesso si va a mangiare. Stasera pesce di fiume però. Ovvero trota, come te. No, luccio. Eccolo qua. Beppe invece va con la carne, che non sbagli mai.